Amedeo Modigliani è uno dei più importanti artisti italiani del Novecento. Pittore e scultore è ciò che più si avvicina alla figura dell'artista maledetto, bello, geniale, povero e passionale. Cuore grande e corpo fragile, Modigliani non ha mai goduto di buona salute. A 14 anni contrae una febbre tifoide e 2 anni dopo si ammala di tubercolosi, che condiziona tutta la sua vita, costringendolo ad abbandonare la scultura per non respirarne le polveri. Modigliani nasce a Livorno, ma già a 22 anni si trasferisce a Parigi per vivere in una comune di artisti nel quartiere di Montmartre, all'epoca cuore pulsante delle avanguardie grazie a personalità come Picasso, Matisse, Utrillo e Diego Rivera. Timido e silenzioso, ma anche aggressivo e impulsivo. È nota la passione di Modi per l'alcol e le donne, ma gli amici lo ricordano soprattutto come una persona con un grande cuore. La prima mostra di Modigliani nel 1917 dura poche ore. Il capo della polizia di Parigi, scandalizzato dai celebri nudi ritratti dall'artista, decide di farla chiudere per oscenità. I colli lunghi e flessuosi, gli occhi sottili che osservano l'infinito, le mani sul grembo, in attesa. I ritratti di Modigliani colpiscono per la capacità di trarre l'essenza dei suoi soggetti, arricchendolo di un'eleganza senza tempo. Pare impiegasse solo 2-3 sedute di posa al massimo. Modigliani muore a soli 36 anni a causa di una meningite. Lo trovano agonizzante nel letto i suoi vicini di casa, aggrappato a Jeanne Hébuterne, la giovane moglie al 9° mese di gravidanza. Le sue spoglie vengono sepolte al cimitero parigino di Père Lachaise. Alla notizia della morte dell'amato, Jeanne si suicida lanciandosi nel vuoto, uccidendo se stessa e il figlio che porta in grembo. I genitori, che non hanno mai approvato la relazione con Modigliani, la fanno seppellire nel cimitero parigino di Bagneux. Solo nel 1930 i suoi resti vengono riavvicinati a quelli dell'amato. Alla vita di Modigliani sono dedicati numerosi film, come lo sceneggiato Modi, prodotto dalla Rai, e I colori dell'anima, con Andy Garcia nelle vesti dell'artista. A Modigliani è dedicato anche un album di Vinicio Capossela, Modi. Anche dopo la sua morte l'artista fa parlare di sé. Suscita scalpore nel 1984 il caso delle false teste di Modigliani, sculture ritrovate a Livorno. Molti critici si affrettarono ad esaltare la bellezza di quelle opere, che poi si rivelarono dei falsi clamorosi. Il cantautore Caparezza parla di questa vicenda in una delle sue canzoni, Teste di Modi.